In questo video vi portiamo in un viaggio affascinante nella vita di un uomo che ha sfidato le convenzioni, un sacerdote il cui messaggio risuona ancora potentissimo, Don Lorenzo Milani. Preparatevi a scoprire la storia di un maestro rivoluzionario e di una scuola che cambiò il mondo. Nato a Firenze nel 1923 da una famiglia colta e di origine israelitica, Lorenzo Milani fu battezzato durante le persecuzioni razziali. La sua chiamata, tuttavia, lo condusse su un sentiero unico. Nel 1943 entrò in seminario a Firenze e fu ordinato prete nel 1947. La sua missione iniziò come cappellano a San Donato di Calenzano, dove fin da subito aprì una scuola popolare, un segno premonitore del suo futuro impegno. Ma la storia di Don Milani prende una piega decisiva nel 1954, quando fu trasferito a Barbiana, un luogo che all'epoca non era neanche un vero e proprio paese, ma solo una chiesa con la sua canonica, circondata da una ventina di case sparse nel bosco. Qui, in questo centro del Mugello in via di spopolamento, senza strade, acqua, luce o una vera scuola, arrivò un giovane sacerdote di 31 anni. Questo trasferimento fu per lui un vero e proprio esilio ecclesiastico, un modo per farlo tacere, poiché nel suo apostolato applicava il Vangelo senza alibi e compromessi. A Barbiana, Don Milani non si arrese. Al contrario, trasformò quello che doveva essere un luogo di isolamento in un laboratorio di riscatto sociale e culturale. Qui, fino alla sua morte nel 1967, si dedicò con tutto se stesso a fare scuola per i ragazzi del paese. La sua pratica sacerdotale, il suo insegnamento e i suoi scritti divennero un faro, proponendo un'idea audace e potente: l'acquisizione della cultura da parte dei diseredati come il mezzo più efficace di riscatto, in particolare per le classi contadine nelle società industrializzate del tempo. Don Lorenzo era un uomo di scelte nette e coerenti, con rigide prese di posizione e un linguaggio tagliente e preciso. La sua logica stringente nel ragionare e nell'argomentare spesso generava grandi consensi o grandi dissensi che talvolta hanno offuscato la sua vera dimensione. Ma la sua visione è cristallizzata nelle sue opere. Esperienze pastorali, 1958. Un testo così innovativo che fu ritirato dal Sant'Uffizio perché è ritenuto non opportuno. L'obbedienza non è più una virtù, 1967. Una raccolta che include la sua celebre lettera aperta in difesa dell'obiezione di coscienza al servizio militare, testimonianza del suo impegno civile. Ma l'opera sicuramente più iconica è Lettera a una professoressa, 1967, un testo corale redatto in collaborazione con i suoi stessi allievi di Barbiana. Questo libro è una denuncia accorata delle diseguaglianze del sistema scolastico e un manifesto per una scuola aperta e inclusiva. Don Milani ci ha lasciato anche le sue lettere, pubblicate postume nel 1970, e nel 2017 è stata raccolta l'opera completa dei suoi scritti in 2 volumi intitolati Don Milani, tutte le opere. I suoi scritti hanno avuto un'ampia eco, ben oltre il mondo cattolico. Oggi l'eredità di Don Milani è viva più che mai. La Fondazione Don Lorenzo Milani, istituita nel 2004 con l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei suoi insegnamenti e della sua opera, continua a promuovere la sua figura. La sua scuola, la sua chiesa a Barbiana, sono oggi luoghi di pellegrinaggio per chi crede in una scuola più giusta e in una società più umana. Don Lorenzo Milani è stato un profeta, un educatore, un pastore. La sua vita ci insegna che la parola e la cultura sono strumenti potentissimi per il riscatto, capaci di abbattere muri e costruire ponti. Il suo messaggio è un invito a non arrenderci di fronte alle ingiustizie e a lottare per una società in cui a nessuno sia negato il diritto di imparare, di capire, di esprimersi.